Buongiorno a tutti e bentrovati. Siamo al terzo appuntamento. Oggi volevo parlare di un tema che è emerso nelle discussioni con i miei clienti ultimamente, un tema direi abbastanza importante quando parliamo di connettere un macchinario industriale di un costruttore all'interno di un end user che ha diversi tipi di macchine, chiaramente non solo di quel costruttore. Sarà capitato anche a voi di trovarvi in questo tipo di obiezione. Sì, ok, io posso connettere la mia macchina alla mia applicazione Industrial IoT come machine builder, quindi andare da un cliente finale e proporgli la mia applicazione, ma poi il mio cliente finale ha 10, 20, 100 altri fornitori di macchinari industriali, quindi non può avere 10, 20, 100 altre applicazioni. Quindi questo è effettivamente un problema, è un problema che però ha una soluzione che si chiama asset sharing. Oggi cerco di spiegarvi che cos'è. Quali sono, diciamo, gli attori? Li abbiamo già citati. Il costruttore di macchine che ha la propria soluzione Industrial IoT a cui connette la propria macchina, l'end user che ha uno o più macchine di quel costruttore ma anche uno o più macchine di altri costruttori, potenzialmente tanti. L'end user vuole, diciamo, vedere tutto in un posto solo, quindi vuole un unico punto d'accesso, un'unica applicazione in cui andare a monitorare tutta la flotta delle macchine collegate in modo omogeneo, in modo uniforme. Ma il machine builder non vuole perdere il controllo sulla propria macchina connessa per appunto fare quello che dicevamo prima, cioè erogare servizi a valore aggiunto. Qual è il punto di contatto? Beh, innanzitutto capiamo dove sta il vero valore che il costruttore mette in questa, diciamo, attività di connessione. Non è, se vogliamo, l'applicazione in quanto tale, in quanto software, ma è il modello dei dati della macchina. Perché se è vero che l'end user potrebbe potenzialmente in autonomia andare a collegare 20, 30, 100 macchine di costruttori diversi in autonomia, ma è anche vero che lo farebbe, diciamo, portandosi a casa pochi dati, poco valore, perché è il costruttore che crea e modella la macchina all'interno dell'applicazione Industrial IoT e lui come costruttore e conoscitore della macchina e avendo accesso a tutto può creare un modello dei dati veramente ricco di informazioni. Quindi l'end user da solo non arriva dove invece può arrivare il costruttore, quindi il valore vero non è l'applicazione in quanto tale, ma il data model che sta in questa applicazione di quella macchina, di quella famiglia di macchine che può creare solo il costruttore. Quindi l'asset sharing si basa sul concetto che io costruttore creo il data model, ti connetto la macchina, ma i dati che questa macchina connessa produce possono essere condivisi con un ambiente, con un'infrastruttura cloud sovraordinata che è in capo all'end user. Ovviamente il costruttore non perde accessibilità al suo data model e ai suoi dati, perché ovviamente farà un accordo con l'end user che gli consentirà di vedere quei dati per offrire servizi, ma l'end user si trova, diciamo, i dati all'interno del suo tenant cloud e può fare confluire in questa, diciamo, gerarchia a due livelli i dati che arrivano da tanti costruttori, quindi da tante macchine collegate nello stesso modo. Ovviamente questa condivisione di dati si può configurare in due vie, diciamo così, ovvero i dati master stanno sul tenant cloud del costruttore e vengono sharati col tenant cloud dell'end user, dati e ovviamente anche configurazione, quindi l'end user non deve fare niente, pochi clic e si trova l'asset nel proprio tenant. Oppure e questo risponde a una seconda obiezione che io mi sento dire molto spesso, sì, ma il mio cliente non vorrà mai che io tengo i dati della sua macchina sul mio cloud, sulla mia infrastruttura cloud. Ok, nessun problema. Il master è l'infrastruttura cloud, è il tenant cloud dell'end user e sarà l'end user a fare lo sharing inverso, diciamo così, col machine builder che quindi previo accordi, previo firma di terms and condition potrà comunque andare a monitorare la macchina per generare servizi, per generare valore per l'end user. Ora, voi direte, beh, ma qual è il prodotto che consente di fare questo? MAT di 4.0 Factory consente, dalle ultime due versioni, di fare asset sharing. L'abbiamo fatto perché ce lo chiede il mercato, perché ci sono molti casi di costruttori di macchine che si sono trovati a collegare macchine a MAT in end user che avevano già MAT su altre macchine. Quindi l'end user ha detto, beh, ma perché non posso, visto che l'applicazione mi piace, visto che le informazioni che produce mi piace, visto che comunque tu, costruttore, sei
il più titolato a generare un modello dei dati e a tirare fuori valore dai dati della tua macchina, visto che ho questa stessa applicazione su 3 macchine diverse, perché non posso avere una big picture, diciamo così, unificata della mia fabbrica, ma senza perdere il valore dei singoli costruttori. E così è nato l'asset sharing. Penso che sia il futuro, perché come dicevo prima il valore non sta tanto nell'applicazione in sé, ma sta nel modello dei dati che codifica la conoscenza del costruttore, che è il vero valore aggiunto per l'end user e per i servizi che il costruttore può erogare. Se volete ulteriori informazioni su asset sharing, o scrivete qua sotto al post, oppure contattateci direttamente, e colgo l'occasione per augurare a tutti buone feste e buon Natale. Ci vediamo l'anno prossimo.